Eccoci, Giovanni e Elena. Ciao Elena. Ciao Ciao. Giovanni. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi e come lo vedi. Allora, sì, è lui. Ehm, è come è seduto su una specie di divano, poltrona, perché c'ha un posto solo, circolare, ok? E diciamo tutto il bordo della poltrona è fatto da personaggi che lo sostengono. Mhm. Okay, e lo racchiudono anche, quindi è come se, ehm, quello che viene è che, mi fa vedere che è come se, lì dentro, gli fanno credere, ecco, potrei dire così, gli fanno credere che tutta la realtà funziona come loro gli fanno vedere, okay, e per lui non è possibile vedere la realtà oltre. Questo posto cos'è? Non è un po', è come se fosse una poltrona dove lui viene sostenuto da tutti questi personaggi, ok, che lo circondano e quindi lui vede solo questa poltrona con questi personaggi e fuori c'è il buio totale. Ti dà l'autorizzazione? Non mi Mm. stupirei se dicesse no. Oh, no, no, Te la dà. sì, sì, sì. Ok. E allora via tutti questi personaggi si aprano a ventaglio, vanno, e lo creo io, perché io sono un creatore, il recinto degli asini, e tutti questi personaggi vanno nel recinto degli asini. Così, alla cieca. Sono sicuro che sono tutti asini. E adesso lo vediamo. Sì, c'è, diciamo che non è proprio possibile così, nel senso che eh, loro vanno là, ma è come se fossero incollati alle mani e alle braccia di Giovanni, ok? Mhm, E quindi mentre vanno nel recinto degli asini lo tirano mhm, e lui sente un dolore incredibile. mhm. Eterico. Sì, quindi sarebbe prima sarebbero da staccare dagli arti di Giovanni. Ok, perché Giovanni non li stacca? Visto che ci ha dato l'autorizzazione, perché non dà un'autorizzazione profonda e Ok, totale? ok, aspetta. Perché altrimenti non abbiamo la sua autorizzazione. Mm, Allora, perché è come se andassero dietro e lui non vede. Allora, proviamo a farli andare da davanti. In che senso do dietro? È perché è come se la scena No, viene da allora, dietro. Elena, ci sono delle Mhm. entità, fanno quello che dico io, perché io ho l'autorizzazione di Giovanni. Io ho l'autorizzazione di Giovanni o no? Sì, sì, Ok, allora queste ok, entità adesso si staccano e vanno nel recinto degli asini che è lontano e non ok. impedisce nessuna vista a Giovanni. Adesso, subito. Giovanni, non toccarlo più il telefono, bloccalo, non toccarlo più. Mhm. Ok, sono ancora attaccati a ste mani e sti piedi o no? No. Ah, allora abbiamo l'autorizzazione. Prima Mhm. no. Ok. Sono tutte eteriche, Sì, le disincarnati, mentali sono mentali. da un'altra parte. Ok, ci sono disincarnati? 4 o 5, ma non facevano questa cosa. Era come se svolazzavano in giro per controllare e basta. Ok. Eteriche, quindi gli asini. Allora, c'è un leonide, poi vedo una mantide, poi c'è un
ehm, appare come se fosse una via di mezzo tra Zeus e Krishna, nel senso che ha la faccia e fin qua Zeus e poi intorno c'è tutta la corona di Krishna. Ah, Mhm. Poi c'è un arachnide, qua un ragno mhm. e due uomini del tempo. Militari? Allora, i militari non sono direttamente, non interferiscono direttamente lui, ma sono collegati a questo Krishna, Zeus. Eh, diciamo, sono quelli che si occupano delle abduction, della parte concreta di prelevare l'energia di Giovanni. Quante sono le abduction? Più o meno una media di 10 al mese. Mm. Nome del progetto. Cerchio degli dei. Chi sono gli dei? Chiamiamoli. Sono loro, sono le interferenze eteriche. Ah, Eh, allora, lo farò, diciamo che lo fanno anche con altri soggetti, vedo tanti soggetti in questo posto dove fanno le abduction, ok? mm. Ehm, e si organizzano in questi cerchi intorno alla persona, ok? E in eterico è quasi come se proprio facessero credere alla persona di sostenerla, Mhm. ok? E diciamo in eterico alla persona fanno vedere proprio come se questo cerchio, ok? Questa poltrona nel cerchio fosse tutta d'oro. Quindi quasi come se dessero importanza, no? Alla persona, quindi Va bene. è proprio una scena Dunque, così. da quello che sanno tutti, la divinità è legata alla parte subliminale, all'anima, che è quella che crea. Ok. Mhm. Giovanni ha un'anima. Sì, Ok, quindi se questi sono dei, hanno un'anima di quantità e di qualità maggiore. Ha un'anima il leone, no, assolutamente no. Mantide, No. Zeus, Krishna, è Cristo, Krishna, Mm, non no, ce no. l'ha. No, Il ragno, no, gli uomini del tempo, tutti i militari legati al progetto Cerchio degli Dei di Giovanni hanno un'anima? no. Nessuno. Quindi che dei Hanno un sono? vecchio collegamento con i militari, Cerchio sì, dei che sembrano programmi, umanoidi. Sì. Ah è un sì, cerchio certo, di possiamo software, tradurlo così. Sì, cerchio di software. decisamente. Sì, Quindi il recinto degli asini diventa il recinto dei software. sì, benissimo. Ok. Ok. Vibrazione. 7,8 miliardi. Con percentuale di consapevolezza. 108. PS. No, non attivare 32. il microfono, Giovanni. Non devi attivare il microfono. Ah. 32. Sì. Vite precedenti. 2934. Cervello. 8,8. Allora, una vibrazione media, ma anche un po' bassa, una scarsa consapevolezza, ormai siamo tutti intorno al 200, pochissima PS, tutta quasi fuori, Mm. 32 è veramente poco, tantissime vite, il che non è un buon segno, un cervello nella media. Mhm. Ok, chiamiamo Kempis e soggetto, due entità ritenute buone perché elargiscono insegnamenti da Giovanni. Kempis. Sai che sono i due uomini del tempo che vedevo prima. Ok, quindi assumono differenti aspetti a seconda delle persone che Che li studiano. sì. Mm. Quindi non è neanche, è la cosa peggiore in assoluto, non è neanche un'entità,
È uno slot vuoto per l'entità di turno che a Sì, seconda dell'essere umano che ha, prende lo slot vuoto dentro il progetto dell'essere umano X. sì, esatto, sì, Ma sì, questi proprio questa insegnamenti cosa qua. filosofici, Sì, beh, vedevo già prima mentre lui lo diceva, no? È il modo per tenere le persone lì. Allora, quando riescono a vedere che una persona non è eh, mm, completamente non consapevole, quindi crede a qualsiasi cosa, ma diciamo che nel passaggio, io direi quella zona di passaggio, no? Quando arrivi a avere una certa consapevolezza dove inizi a imparare a gestire le interferenze, no? Quindi da zero a lì c'è questa zona di passaggio dove all'inizio le entità riescono a mh, manipolarti, tra virgolette, facendoti credere di darti delle cose buone. Quindi cosa fanno? Ti danno delle cose, delle spiegazioni che in effetti poi si rivelano utili, ma non ti danno gli strumenti, cioè si ferma lì in maniera tale che tu rimanga agganciato. Un po' come avevamo già visto alcuni libri, no? Tipo la legge dell'attrazione o altre cose. Ecco, il meccanismo è quello lì. ok, Mm. quindi sono i due uomini del tempo. Sì, Ma non lo proprio so, per tenere lì, proprio per tenere proprio del tempo. In questo caso è proprio mettere la persona in stand-by il più possibile proprio. Mm. Giovanni è in stand-by? Sì, è quasi come se creassero un loop a volte giornaliero, a volte magari di qualche giorno, no? In maniera tale che c'è quest'idea di ehm, evoluzione, no? E poi li riportano a quelle vibrazioni lì, proprio questa cosa. Ok, magari qualcuno che segue il video poi scoprirà che sono due entità di un certo gruppo di... E il Sì. gruppo è interferito? Ci sono degli iscritti, ci sono delle Allora, discontinuità. allora, mm, del primo, la persona che canalizzava, mi sembra, perché è una cosa vecchia, no? Ah, Si mhm. risente, ma ehm, non era, non faceva, non sapeva di essere interferito, ecco, ok? Quindi era come proprio un tramite dell'interferenza. Ma lo era? Sì, però Da chi? inconsapevolmente. Anubis, Bene, sopra in cima a Anubis, ho visto subito tu così. Mm, un cane, sì, diciamo le cose come stanno. Mm. Un'entità canide, è chiaro, però da sì, dire bello un cane. Ok. Quindi lui prendeva le informazioni da un canide, che tra l'altro nelle razze è anche una delle più basiche, mm, che avrà riso come un matto, perché cioè, lui veniva canalizzato, no? E sì, diceva quello che gli pareva. Cioè sì, immaginatevi che questi programmi, che sono entità programmi, se la ridono, dicono guarda questi che mm, ci stanno dietro perché ci stanno mm, canalizzando e noi diciamo delle robe chiaramente non folli, farlocche, ma filosofia, certo, c'è cose mm, concetti anche... interessanti, anche utili, diciamo, nel senso, no? Però poi ti agganciano. Ok. Mhm. Chiama E gli esseri... l'altra Sì, dimmi. invece la vedo un po' meno inconsapevole. Meno inconsapevole, quindi più Cioè, consapevole. esatto, Ma di cosa? Ah, di, di essere di interferito. essere interferita, ecco, sì. Ascolta tante altre canalizzazioni, Giovanni. Sono tutte interferite o una o due si salvano? Mm, no, tutte le volte che viene usato un corpo per dire delle cose sono interferenze. È sempre questo meccanismo qua. Allora, è questa cosa che la vedevo molto chiara. Potrebbe anche, ipoteticamente, potrebbero esistere dei posti, dei mondi dove ci sono altri esseri viventi, altre, o anche entità, non lo so, buone, tra virgolette, ma non interferiscono, cioè non entrano nello spazio altrui, se ne stanno per i cavoli loro. Perché? Ecco,
perché non è giusto, non hanno alcun diritto di interferire, intervenire nella vita e nell'esistenza di altri. Quindi non ci può Quindi essere uno che si fa un'interferenza che è buona. canalizzare inevitabilmente è già un cialtrone, è già uno che vuole un prezzo da pagare. Quindi dà degli insegnamenti Inconsciamente filosofici sì, sì. e chiede money Mm, energetico. mm, mm, Se Giovanni non mm, avesse sentito nessuna canalizzazione nella sua vita, non diciamo mhm. l'età di Giovanni, ma insomma non è più un ragazzino, a quanto vibrerebbe in questo istante? 29 miliardi. Ok, quindi possiamo dire 30, possiamo dire che i 7,8 che sono 8, che Mm, 22 miliardi sono andati nella pancia mm, sì, di Kempis, Soggetto e tutti gli altri? sì. Ok, questi 22 miliardi, quanti sono andati nella pancia dei militari? 10. Allora, Ok, 10 sono i militari, altri 12 direi diviso tra gli altri. entità mentali. Mhm. Ce ne sono 3. Una Sì. di livello 2, una di livello 3 e una di livello 5. Ah, 2. Lo vedevo chiaro anche prima. La 2 è quella che non gli fa uscire le parole, direi proprio così. Mentre parlava prima, lo vedevo questo, non sapevo ancora a cosa era collegato, ma era come se io vedessi Giovanni, no, dire le parole in silenzio, ma oltre qua non arrivava il suono. Non so se rendo l'idea. Ah. E questo è fatto dall'entità mentale di livello 2. È come se mettesse un muro sonoro davanti alla sua bocca, ancora prima, no? Cioè non riesce a articolare le parole a volte. 3. Allora, la 3 gli fa dissociare i pensieri, cioè mm, è come se io vedo il pensiero di Giovanni, ok, che arriva a un certo livello e poi quando deve essere espresso viene diviso in due. Quindi una parte che va in alto e una parte che va in basso. Ok, quindi si disgrega, potrei dire che si disgrega in due e Mhm. quindi poi il concetto non c'è più, quindi lui non riesce a esprimere all'altro quello che pensa. E questo è legato un po' alle sue espressioni anche mimiche, facciali. 5. Allora, ti descrivo quello che vedo. È legato molto alle emozioni, sì, a tutto il campo emotivo. Ok, quindi questa entità mentale di livello 5 gli ha messo un limite solo superiore, però. Mm. Ok, quindi fa girare le sue emozioni. Quelle negative hanno possibilità di scendere all'infinito. Ok, Mm. quelle positive non possono salire oltre a un certo livello. Ok, quindi a una certa vibrazione. Quindi una gestione delle emozioni, Sì, esattamente, assolutamente sì. ovviamente sempre castrante. Sì, sì, Quindi sì, le certo. positive non più di tot Mm, alte, le negative aumentiamole come benzina sul mm, fuoco. sì. Mm. Impianti. Sì. Allora, c'è questa specie di sonda
che inizia al centro della testa con una specie di piccolo cono, ok, da cui parte una sonda, appunto un filo, che arriva proprio nel campo emotivo di Giovanni. E lì viene girato e mosso a seconda di come l'entità mentale di livello 5 vuole controllare le emozioni. Sempre mentale, ce ne sono altri due, ce n'è uno che è come se fosse una C, ok? Dove le due estremità corrispondono agli occhi da dietro. E poi ce n'è uno che è una specie di ovale e lo vedo proprio messo oltre la mandibola, tra la mascella e la mandibola, a questo livello qua, che è quello dell'entità mentale di livello 2, che fa sì che non escano le parole di Giovanni. Questi sono i 3 mentali. Poi ne vedo uno eterico a livello della fine dello stomaco, appena sopra il cardias. Ok? Proprio un cerchio. Che, sì, allora fa come, è come se venisse illuminato, come se fosse un allarme. L'immagine è questa, è come se si illuminasse di rosso e mandasse un'energia, ok? Giovanni a volte magari sente dei bruciori di stomaco, non lo so, vedo proprio questa immagine che potrebbe dare dei bruciori di stomaco e lo fanno per limitare, è come se in questo modo limitassero proprio i movimenti di Giovanni, le azioni. Ok, da lì. Ok, poi Poi, ce n'è uno a livello della coscia destra, è tipo una placca proprio all'interno della coscia destra, e poi una roba simile, uno simile, però sul polpaccio sinistro, come se fossero delle sonde di movimento, che poi questi 3 vengono utilizzati anche durante le abduction. Basta. va bene. Mhm. Causa esoterica delle manie di persecuzione di Giovanni, specialmente da parte di militari. Lui non si ricorda, ma è come se fosse ehm, come si dice, non mi viene la parola, come se fosse ecco, una campanella della sua PS, ok? E il fatto, allora la PS fa sì che che lui colleghi le informazioni che ha, diciamo, diciamo, dall'esterno, ok? Mm. Le informazioni che gli arrivano, la PS fa sì che inconsciamente Giovanni le colleghi alle sue abduction, ok? E quindi ha questa allarme, questa lampadina che si accende rispetto al mondo militare. È proprio la PS anche, sì, è proprio la PS che gli ha fatto accendere la lampadina, proprio per dire guarda cos'è e allontanati, perché a livello energetico c'è solo da allontanarsi. Ok, questa sessione è controllata? Ma finora no. La vita di noi tutti è controllata? Random, a random ogni tanto lo fanno per captare le cose che potrebbero essere bloccate e interessanti per loro. Ok. Sì. I dispositivi di domotica quali Alexa ci controllano? Allora, dispositivi tipo Alexa, Chiama eh, l'inventore.
eterico, non lo scienziatino che ha messo insieme i transistor per quella boccia lì che risponde. Mhm. Chi è? Allora, vedo questo. Il primo, vedo un giovane inventore, direi. Inventore, Di che nazionalità? mm, allora, nazionalità, allora, vedo che lavora a Paesi Bassi, sì, mm, però una nazionalità. Il padre era asiatico, però lui è nato e vissuto lì. Vedo le sembianze, allora ho visto dove arrivava. Quando ha inventato questo meccanismo era molto giovane, ma è come se avesse avuto un collegamento per farglielo fare dall'esterno, ok? Questo è stato scartato, cioè si sono presi allora, delle entità esterne hanno fatto sì che lui inventasse questo meccanismo. Questo meccanismo gli è stato rubato e lui è stato scartato. Mhm. Quelli che l'hanno rubato fanno parte di tutta la parte logistica di controllo del Deep State. Allora, ci sono vedo tre posti uguali, nel senso è come se questa parte fosse divisa in tre zone nel mondo di Mm. controllo. Mm. Ok, quindi una ehm, Centro Europa, quindi potrei dire il solito posto in Germania, quello della logistica, poi vedo ehm, un po' sì, Cina, un po' in Cina, un Vabbè, ma cosa po' servono questi dati? ok, Cosa gliene frega alla gente di tutti questi dati? Al di là dei fini commerciali, che vabbè li no, conosciamo. vabbè, a parte la parte commerciale, allora questi dispositivi sono stati creati per immagazzinare le informazioni di tutti coloro che lo usano, cioè io vedo proprio che per ogni singola persona c'è una scatolina, tra virgolette, no? Scatolina virtuale, può essere un file, che ne so, no? Mhm. Ok, da tenere lì, che verrà utilizzata in futuro. Ok, perché poi Con quale a quello scopo? lì verrà controllo. Quelle lì verranno collegate a tutti dei software, dei computer che in automatico con degli algoritmi manderanno delle informazioni alle persone per fargli fare quello che loro vogliono. L'ho visto adesso, ho visto proprio Giovanni, tu hai Alexa il a casa? meccanismo. No, sì, no, ok. Mm. Anche perché Alexa ha tutti le nostre autorizzazioni, no? Poi è Sì, vero che i telefoni ci ascoltano, ma non hanno l'autorizzazione, infatti, tranne quelli che mettono il riconoscimento vocale, tranne quelli che danno le varie mm, autorizzazioni specifiche, ma basta non dare l'autorizzazione relativa al riconoscimento non vocale, facciale visivo, forse. facciale, e se queste persone stanno comunque monitorando, non hanno il nostro Mm. permesso e quindi lo stanno facendo in maniera illegale, sia in termini umani, sia in termini eterici, Energetici, sì, infatti, che è energetici. quello più importante. Ok, abbiamo anche Anubi, così, mettiamolo lì. Interferisce con Giovanni, visto che in qualche modo comunque era soggetto, no? Anubi era collegato lì. Diciamo che sì, Adesso vediamo. ci sono quelle frasi, tra virgolette, fanno sì che chi le ascolta dia l'energia, un po', magari un po' meno, nel senso, chi era, cioè più lontano sei e meno energia dai, però Ok, comunque c'è. facciamo un esempio, un esperimento. Anubi o Mhm. Anubis vada vicino a Giovanni. Quanto sono alti uno e l'altro? Io a Nubi lo vedo alto così. Giovanni alto così e Anubi alto così. Ok. Mhm.
il nubolo. Diciamo a Giovanni in eterico di dire ad Anubi coglione. Gliel'ha detto in maniera molto scandita, molto E quanto proprio diventa piccolo o grande? soddisfacente. Allora, trema, e mentre tremava si abbassava, adesso è tanto così. Per un attimo non lo vediamo più. Ok, il capo dei capi del progetto Cerchio degli Dei Sì. di Giovanni chi è? È quel... Zeus Krishna, sì, esatto. chiamiamolo. Canalizzazioni io non ne voglio fare più tante perché vi Mm. succhiano troppa energia. Ah, Dimmi come lo vedi. È il capo supremo? sì, allora praticamente ha un collegamento col secondo universo, direi collegato a Krishna, mi viene, ok? Ma siccome non può agire qua, si è accordato tra virgolette con Zeus, ok? Quindi c'è Zeus che agisce con una parte di sembianze di Krishna che questa corona di Krishna porta l'energia di Krishna insieme a quella di Zeus. Ma Krishna o Kali? Cioè la corona in di che è fatta? No, no, sì, non corona, corona, sai quel Ventaglio di? Di di piume, braccia? Ah, di piume. Ok. non è Tra- Krishna, piume, boh, ma mi viene Krishna però, boh, con ste Vabbè, se ti viene piume. Krishna è Krishna. La cosa Infatti, divertente è che tutte le entità indiane sono tutte legate al secondo universo. sì, Secondo quello universo, sì, per sì. riassumere, è roba demoniaca, Moloch, il Satana, diavolo. Là. E Krishna è Cristo. Mm, sì, Quindi fatevi 2 più 2, fatevelo da solo, da soli. Adesso mm, qua tutti, la coscienza cristica, pipì, bla cosa bla. dici, chi se la... Vabbè, se volete stare dietro ai vostri dei, state dietro ai vostri dei, non dovrete rompere i coglioni a me, non dire parolacce. Va bene. Ma di persecuzioni, militari, beh, chiama uno di... Beh, cosa gli dobbiamo chiedere a questo qua? Perché fa questo lavoro? Perché è il suo. Cosa vuole da Giovanni? Chi? Questo qua? Da Sì, Giovanni Krishna, cosa vuole? Zeus. Sì. Eh, allora, da Giovanni vuole un flusso energetico costante. Lo sta ottenendo? Per, mm, mm, costante come intendono loro, no, perché dovrebbe essere sempre, ma in realtà non possono, quindi c'è la PS, cioè prendono un po', poi la PS si ricrea, quindi si interrompe e continua così. Il loro obiettivo sarebbe collegare direttamente l'energia presa da Giovanni a un clone fatto da loro che agisca come vogliono loro e quindi così, no? Proprio come se ci fosse un nastro trasportatore, ma non funziona. Infatti il clone è là fermo, immobile, che non riesce neanche a muovere, cioè è proprio spento perché questo flusso non è costante e là non funziona. Esiste un clone E quello fermo. bloccato. Mhm. Ha praticamente le sue sembianze, ma in questo momento è come se avesse un colore azzurro-blu, ma penso che sia perché è fermo. Cioè loro punterebbero a farlo proprio, proprio che sembri proprio Giovanni. Ci stanno riuscendo? No, 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 proprio no. Perché Giovanni ha chiesto questa sessione? La PS che è riuscita con i vari segnali che gli ha mandato a portarlo qua. È riuscita a portarlo qua come possibilità di scastrarsi dal farsi succhiare l'energia. Ok. Noi vediamo sempre il progetto attuale in cui una persona è inserita, ma vediamo Mhm. anche il progetto in cui la PS vuole inserirsi dopo la sessione. Progetto, insomma, gli intenti, se sono riassumibili con uno slogan, una parola, Mi è un arrivata esempio. un'immagine. Mhm. Come se, allora, davanti il progetto in cui il progetto, come diciamo, il programma, l'esperienza, ecco, in cui vorrebbe
buttarsi proprio, direi letteralmente, la PS è come se fosse un'enorme diga, però circolare, no? Quindi questa enorme piscina che ha i bordi fatti con i muraglioni delle dighe. Mhm. E questa diga è la nuova esperienza di Giovanni, dove lì dentro ci sono tutti i vari aspetti della vita a 360 gradi. Quindi diciamo la nuova parte che la PS vorrebbe vivere sarebbe a livello creativo di Giovanni, una vita di coppia, famiglia addirittura direi, e lavoro. Sperimentare quello che lui ha intenzione di creare creativamente, Il, buttarsi in lavo- questo esperimento. il lavoro è nell'olistica, diffondere più che altro, più che, non so, reiki, massaggi, diffondere verità. Allora, adesso non so bene lui cosa vuole fare. Quello che vedo io è lui che mette insieme più figure, cioè trova un posto, lo crea e mette insieme più figure. Questo mi è venuto. Ehm, Questo farà sì che lui diventi consapevole rispetto ad altre cose per poi fare l'esperienza successiva che va oltre questa diga enorme. Adesso, ecco le condizioni di qui e ora, ecco. Poi tutto può variare. Va bene. Chiamiamo la nonna materna. Apriamo il portale aureo e invitiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Giovanni. Allora, parenti sono 209. Mhm. È arrivata la nonna materna che allora in eterico vedo che assomiglia molto a sua mamma, alla mamma di Giovanni. Non so se era così, ma Mhm. la vedo molto ferma, molto ferma sulle sue idee, diciamo molto rigida, ma anche molto accogliente a livello di sì, accogliente a livello fisico, no? Quindi Mhm. coccolava così. Diamole una Vic. Sì, Dimmi quanti sono i parenti, me l'hai già detto, no? 209. Ok. Diamo una Vic alla nonna e dopo che l'ha presa, se la prende, Sì. diamo un messaggio da lasciare a Giovanni e a tutti i parenti. Eh, è come se vabbè, vuole dirgli due cose. Una è che lo vede incastrato, incastrato in un cerchio, dice. Mm. E dall'altra dice grazie per avermi dato la possibilità di essere consapevole dell'esperienza di questa vita, perché queste informazioni sono tanto per l'evoluzione. E poi gli dice, ti ho voluto tanto tanto bene, e se lo abbraccia. Mm, Ok, la salutiamo. sì. Ti piace la scena? Sì. Perché? È perché sempre quando vedo gli abbracci di questo tipo vanno oltre a quello che noi siamo abituati qua nella Matrix, nel senso che qui sono abbracci condizionati dal ruolo, non so come dire. Mm. Lì invece sono abbracci neutri, sono abbracci animici. Mhm. Non so se rendo l'idea. Erici. Mm. Sì, che sono su un altro livello.
Mhm. È come se equilibrassero le vibrazioni tra di loro, ecco. Mm. Ok, la salutiamo e chiudiamo il Mhm, portale aureo. Questa pausa, questo essere in pausa di Giovanni, lo mhm. lasciamo così e chiudiamo qui? O Giovanni, e perché? Perché Giovanni vuole dipendere dai messaggi dei maestri ascesi, gli insegnamenti, gli esseri buoni. A proposito, gli esseri buoni che lo aiutano, chiamiamoli. Chi sono? Possono anche esserci, magari mi sbaglio io. Su dopo 1400 ipnosi non mi sono ancora sbagliato, però vediamo, magari ci sono dei maestri buoni. Maestri, no. Esseri che lo aiutano, Mm, quindi buoni, perché se lo aiutano sono buoni. Chiamali. no, non ce n'è. Allora quelli che lui pensa che lo aiutino, chi sono? Ok, sono quelle interferenze di prima. Tutte? No, allora la mantide e i due uomini del tempo. Come fanno ad aiutarlo? No, pensa lui che lo aiutino. Come fanno? Ingannandolo con dei messaggi e delle azioni, direi, allora, proprio, allora, la mantide manda dei messaggi, più che lei, è come se facesse mandare, ecco, la mantide fa mandare dei messaggi a Giovanni di cose che in effetti funzionano così, no? Per tenerlo incastrato lì. E poi gli uomini del tempo Mm? creano, modificano la Matrix per far sì che a Giovanni appaia in una certa maniera, quindi quasi consona con quello che gli è stato detto, ok? Ma in Mhm. realtà da sotto o da dietro loro prendono le energie di Giovanni e lo tengono fermo. Cioè vedo proprio, no? Come se passasse l'immagine davanti, quasi come se fosse una scena di un film o un teatrino, ok? E mentre lui è incantato a vedere questa immagine, da dietro gli prendono l'energia e lo tengono sempre lì, lo tengono sempre fermo lì. Ok, cosa vuole fare? Resta in questa situazione o va al cluster? No, no, ha scavalcato con i piedi questa situazione, se l'è lasciata indietro e sta andando al cluster. Ok, mentre si reca al cluster, acquisisce da solo tutte le informazioni per creare in eterico un ad eternum. Mhm, Le ha acquisite? mhm. Sì, sì, sì. Su una scala da 1 a 10, intendendo con 10 il massimo ad eternum fighissimo che Mhm. qualcuno può fare, lui in che capacità ha adesso? In questo momento 6. Va bene. Cluster, come sono i contratti? Sono delle volte di cattedrali. È presente quelle fatte proprio così. Mm? Perché? Più contratti ci sono, sì, nel senso sembrano, no? Sono delle volte che ricordano quelle delle cattedrali. Più contratti ci sono e più volte ci sono una dentro l'altra, come se fossero delle, come si chiamano le bamboline, quelle russe, non mi viene, matriosca. Mhm. Mm. Quindi ci sono delle vite dove c'è una volta molto grande e poi tantissime volte dentro, oppure altre vite dove magari ce ne sono solo 3. Mm. Sì, la cosa particolare è che le decorazioni non sono tipo arabeggianti, sai, tipo delle cornici arabeggianti. Mm. Mm. Le vuole tenere? Sono belle le No, no. volte.
Sono no. belle le volte, sono bravi gli esseri buoni, sono anche belli, angelici, hanno le ali, volano pieni di luce. La luce, apportano luce, le verità, gli esseri buoni, buono, cattivo, Matrix, dualità. Mm, Sì, mm, no, mm, bianco, mm, nero, mm. sopra e sotto. No, apre il portale definitivo. Mhm. Mhm. E? Allora, sembra quasi come se avesse fatto uno sforzo, nel senso sforzo fisico, eh? Mhm. È chiuso. Mhm. Ad eternum, un momento molto Sì, importante. sta facendo. Mhm. Fatto? Sì, Dove l'ho messo? L'ho messo qui? Nel cluster? messo nel cluster e allora è iniziato così, poi così e poi si è diffusa in tutto il cluster l'energia e la vibrazione. Mhm. Avatar. Mhm. Allora, l'uomo energia è stato sostituito da un'immagine che potrebbe essere riferita, non so, a un altro dei personaggi buoni che non conosco, però vedo come se ci fosse una donna strega, tra virgolette, con una veste viola scuro. E tipo però il copricapo come se fosse un mantello ma con il copricapo un po' a punta e si è messo al posto dell'uomo energia lì dietro e c'è il suo Perché? avatar che Chi è questo? è uno di quelli che tra virgolette vengono canalizzati. È riuscito a togliere l'uomo energia. Nel suo caso sì. Il contratto che l'ha permesso esiste ancora? No, però è Vabbè, via. potenzialmente lì, esatto, Potenzialmente potenzialmente. niente, se ne va e si rimette Sì, l'uomo sì, energia. Prima di togliere l'avatar. ok. Aspetta, per portare definitivo lo stesso la butto via. Mm. Non ha nessun E diritto, non c'è infatti più nessun contratto, via. adesso infatti si è rifermato l'avatar, non riesce più a scrivere con l'uomo Ok. energia. Adesso lo vuole tenere l'avatar o cosa? Ecco è arrivato lui. No, no, no. Ho sentito la mia voce di nuovo. Un attimo. Anche io prima quando avevo visto la tipa lì. Ok. Mhm. Chiuso. Sto facendo la Eternum. Mhm. Ok. Sì, si è diffuso. Sì. Ok, con questa nuova condizione Mhm. esistono ancora i contratti, No, gli impianti, no, le entità software, asini, no, 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 recinto, no, le entità mentali, il cerchio degli dei, no, le influenze delle entità canalizzate,
la credenza che possano esistere esseri che lo aiutano? No, Esseri buoni nella sua cioè nel sì, sì, suo... certo, nel suo cerchio. No, no, no. Ma questi esseri buoni esistono o no, Elena? Magari ti sbagli. Ma no, no, io... Allora, Perché? come ho detto... Aiutami. Dovremmo essere No, aiutati, ma abbiamo bisogno no, di ma essere aiutati. figurati, ma non esiste, no, 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 ma no, cioè nessuno può entrare nel campo di competenza di un altro, no, 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 cioè se metti che troviamo un'entità o un'interferenza eterica che veramente aiuta la persona, ma è programmata per fare qualcosa di positivo per sé nell'aiutare la persona, è comunque un'invasione, non funziona. Ok, prima del messaggio finale di Giovanni a se stesso, Mm. scena. Giovanni, in queste condizioni, Mhm, è nel vuoto. mhm, Di solito non pensiamo allo spazio, no? Lui è nel vuoto, sì, da solo. C'è mhm, solo Giovanni, ok, con i suoi 4-5 corpi, fisico, mhm, emozionale, mentale, mhm, eterico e subliminale. C'è lui che è PS e PE. mhm, Non ci sono esseri buoni, non c'è niente, mhm, fino a che lui non lo crea. mhm, Lui può creare quello che vuole, delle interferenze, mhm, degli esseri che fa finta che, come bambini, facciamo finta che io sono il medico, tu sei il paziente. Facciamo finta che mhm, delle entità, appunto, degli esseri buoni, che lui, cioè delle entità che crea lui e dice adesso loro sono gli esseri buoni. Oppure no. Può creare degli ad eternum, oppure no. mhm, Può creare uno specchio per vedersi, oppure no. Perché il bisogno di essere buoni è il bisogno di non sentirsi soli, mm, ma è anche la consapevolezza che non si sa chi siamo. mm, Cioè il singolo non sa chi è, mm, 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 quindi non si basta, non si conosce, ha mm. bisogno d'aiuto. Non si basta, ha bisogno di un essere buono che lo aiuta. Sì. Così non è più da solo. Mm, 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 mm. È arrivato un essere buono. Cosa fa queste parole? Lì, nel vuoto, nel nulla. Lui ha in mano tutto, la creazione di tutto. L'essere buono, che non esiste e che è un'interferenza, la vuole, la crea. Mm, Un ad eternum lo vuole e lo crea, non è un'interferenza, è un sole di energia e di vibrazione. Vuole creare uno specchio per vedersi, lo crea e si vede. Vuole far uscire la sua PS e la sua PE per vederle in eterico, lo può fare. mhm, Vuole vedere una vita a caso, delle sue quasi 3000, lo può fare. Questo vuol dire essere Dio. mhm. Sì, quello che mi viene che la PS, allora, proprio era molto, si vede molto lui senza nient'altro, ok? In questo Mm. spazio infinito, proprio infinito, cioè c'è solo questo spazio e lui, e questo spazio era bianco, ok? Mm. E mentre tu parlavi, c'era la PS che faceva no, 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 perché lei la PS è focalizzata nel questa nuova esperienza di Giovanni che è cambiare tutto della sua vita, mi dice, nel senso fare esperienze nuove in tutti i campi. Tutti. Sì, quindi lavorativo, la casa, di coppia, sì, Posto in cui queste vive? cose qua. Sì, tipo una nuova casa, non so, che forse potrebbe potenzialmente esistere già. È come se lui sa già che casa è, non so.
Nuova regione? Nuovo paese? Ma Stato, regione dico. no. No, 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 è solo... ehm, è come se da adesso in poi quello che lui farà, che la PS vuole che lui crei, tra virgolette, sia fatto partendo da lui e poi dall'esterno si aggregano. Ecco, una cosa così, mi dice. Ok. Mm. Qual è il messaggio finale? Messaggio finale è: ti arriveranno tanti, tanti, tanti messaggi che ti diranno non è vero, che ti diranno sì, siamo qua per aiutarti, no? Per tornare in quello schema là. Ogni messaggio è da mandare via, proprio mandare via, perché sennò tornano le interferenze e ti riprendono l'energia e ti rimettono in quello stato di stand-by. Mm. Va bene. Nuova vibrazione. 156 miliardi, Nuova consapevolezza. 141, Nuovo livello della PS. 67. Bene, si sono invertite praticamente. Nuovo livello di vite precedenti. 2346. E nuovo livello di percentuale di cervello utilizzata. 9.1. Ok, miglioramenti non eclatanti. Molto spesso abbiamo il doppio o la metà, tipo le vite si dimezzano, la consapevolezza aumenta quasi del doppio. La vibrazione no, si è alzata molto. Infatti la PS un'altra cosa vuole aggiungere proprio impara a tenere le vibrazioni alte facendo ad eterno, adesso li sai fare. Lui in eterico li fa tipo come se facesse un toroide, no? Tutte le volte. E che diventa sempre più grosso quando arriva a allargare tutte le braccia e l'ad eternum è finito. Ok, quindi da lì poi parte tutta la vibrazione e questo per alzare le vibrazioni Ok, tante volte nel giorno. abbiamo praticamente finito nel suo Mhm. spazio vuoto, lì lui da solo. Mi verrebbe da dire solo come un cane o mi verrebbe da dire fortunatamente solo. Mm. Cosa fa? Cosa crea? La prima cosa che crea cos'è? L'ad eternum. Di che colore? Parte bianco perla e arriva quando è al massimo, ok, quindi quando le braccia sono dentro è tutto bianco perla e intorno ha tutto un bordo viola. Ok. Ora lo prende con un gesto a ventaglio, ne fa 5. Lo clona, no, clona non è un bel termine, lo moltiplica 5 Mhm. volte e se ne mette uno nel corpo fisico, dove? Coscia destra, Perché? dove c'era quell'impianto che Ah, l'ha lasciato abbastanza ha necessità di riprendersi, ecco, corpo tessuto. mentale, penso in testa. Sì, nel centro. Corpo emozionale, dove? Più o meno. Al centro, perché è come se fosse stato circondato da emozioni a basse vibrazioni. Corpo eterico, Terzo occhio. corpo subliminale, vabbè, Mm, non c'è un posto. no, Il Giovanni circondato da asini che gli impediscono la visione del mondo esterno esiste ancora. no, Gli asini dalle lunghe orecchie. Ci sono ancora interferenze? no, adesso no. Ok. Vuole dire qualcosa a questi software, Giovanni? A tutti, i software. In un modo o nell'altro vi terrò a bada. Mm. Ok.